Flight Risk, Trappola ad alta quota è il nuovo film di Mel Gibson con Mark Wahlberg nella parte di uno psicopatico che si sostituisce a un pilota in un volo di sicurezza in cui una donna dei servizi segreti deve riportare a New York un importante testimone che è questo personaggio un po' femminuccia, diciamo, sfottuto anche dallo psicopatico Mark Wahlberg. Durante il volo questo personaggio fragile, pauroso, disposto a tutto, insomma, pur di salvarsi, è interpretato in maniera un po' rocambolesca da questo attore che non conoscevo, e devo dire nella prima parte assolutamente poco credibile, e come anche più credibile ma non, diciamo, degna di nota l'interpretazione della donna protagonista, che appunto dopo una serie di colluttazioni all'interno di quest'aereo, il film si svolge quasi tutto all'interno di quest'aereo che sorvola l'Alaska, e questo è il suo punto forte paesaggistico, e la protagonista sarà costretta a guidare l'aereo, e visto che il pilota si rivelerà appunto uno psicopatico e dovrà, insomma, sistemarlo a dovere con un teaser. Questo è un film veramente che conferma ancora una volta, per l'ennesima volta, forse per la milionesima, il bluff dell'industria del cinema americano. Vabbè, ci sono tutta una serie di spettatori, critici, addetti ai lavori che sono completamente ipnotizzati dal fatto che la confezione di un film debba essere così come ce l'ha raccontata Hollywood nel corso della storia. E qui la confezione, seppur non eccelsa dal punto di vista fotografico, molto anche povera di ispirazione dal punto di vista delle immagini, c'è, e quindi possiamo trovare diciamo, possiamo mettere bene a fuoco la totale ignoranza e follia che c'è nel settore, che magari distrugge in una recensione un film indipendente perché non rispetta secondo loro i parametri minimi. Ma chi ha detto quali sono i parametri minimi? Esistono dei parametri minimi? Il cinema, si può dire che inizia adesso la sua storia. Inizia adesso la sua storia con le tecnologie che consentono a qualunque artista di poter fare un film. Siamo ancora dentro un monopolio assoluto delle major, specialmente in questi ultimi anni. Dopo il Covid nessun film indipendente è più arrivato in sala, o quasi nessuno degno di nota, mentre prima qualcosa arrivava. Ma il problema non è quello, il problema è il pubblico completamente ipnotizzato da questa formula del cinema di Hollywood e delle varie mini major che ci sono in tutti i paesi del mondo. Qui da noi c'è il famoso duopolio televisivo che non sa neanche che cazzo è il cinema. Ora, tornando a questo film, l'ennesima conferma è questa. Già ne ho parlato parecchie volte, ma com'è possibile che un regista che ha fatto, non chissà che filmografia, però ha fatto un film che si chiama Apocalipto, un film di azione ambientato nel Sud America con gli indios, violentissimo, con un ritmo
incredibile, uno dei più grandi film di azione che io abbia visto, devo dire la verità, pur senza una grande personalità registica. Ecco, non si può dire che Mel Gibson sia un autore e che abbia chissà quale stile cinematografico, però bisogna ammettere che Apocalipto, La Passione di Cristo e almeno un altro film sono film importanti. Cioè Mel Gibson ha dimostrato, basterebbe solo Apocalipto per dire che è un regista capacissimo. Ecco che entriamo nel bluff di questo settore, che ripeto, il cinema sta per nascere adesso, finora non è. In questi primi 130 anni sono stati fatti degli esperimenti, sono stati fatti dei sequestri di persona, sequestri di mezzi, ed è stata propinata questa propaganda. Ma il vero cinema nascerà adesso, quando chiunque con un computer, una telecamera da 2000 euro, insomma con mezzi a disposizione di tutti, potrà inventare e sviluppare tutte le potenzialità del cinema, non le potenzialità che dice un'industria che principalmente deve fare propaganda, cioè deve creare delle forme pensiero per indottrinare una popolazione, e riesce a farlo a livello mondiale. Come può un regista bravo che ha fatto delle cose potenti fare un filmetto così insipido, così davvero senza nessuna personalità? È la solita storia della macchina produttiva del grande equivoco, io lo chiamo. Cioè non è che c'è un regista che fa un film, ma c'è tutta una macchina produttiva che fa le ciambelle, che a volte gli riescono col buco, a volte no, e dove il regista nel 95% dei casi è solo lì a dirigere il traffico, un traffico enorme di tutta la gente che partecipa alla realizzazione. Questo si vede bene nella standardizzazione dei prodotti americani finto d'autore, diciamo tra virgolette d'autore, di cui appunto la Lionsgate è uno degli esponenti. Certo, ha fatto molto di meglio, ma anche qui è il produttore, uno dei produttori del film, e succede che questi registi sono praticamente irriconoscibili. Come un esempio che ho fatto in precedenza di un famoso regista italiano che qui appunto si è cimentato con film malavitosi e molto di successo, Stefano Sollima, che poi è andato a Hollywood e ha fatto un grandissimo film, Soldato, che praticamente è uguale al film precedente che ha fatto Villeneuve. Cioè non si vede questa differenza tra i due registi, sembrano fatti dallo stesso regista. Quindi sarebbe bello intervistarli magari e capire come è possibile che Sicario, Villeneuve con Benicio del Toro, e Soldato, Stefano Sollima, Benicio del Toro, il sequel diciamo, sembrano diretti da uno stesso regista. E così entra una riflessione anche su dei registi che sono andati molto oltre come autori, che sono i fratelli Coen, che hanno fatto delle cose veramente belle, come L'uomo che non c'era, Non è un paese per vecchi. Però su molti loro film ci si chiede: sì, ma questo film è uguale a quest'altro, che è uguale al film di un altro regista? Cioè c'è un limite molto alto, del 95% se non di più, di standardizzazione del film, del prodotto cinematografico d'autore, che è un controsenso in sé, perché se io sono un autore, se io sono un artista, se io faccio film d'arte, non è che posso fare cose standardizzate. Cioè non è che
Van Gogh dipinge un quadro e poi li dipinge tutti uguali perché quello è il protocollo. E qui il bluff del cinema è questo, che non ha attaccato al cinema europeo, ma il cinema europeo langue, il pubblico è completamente ipnotizzato ormai da queste piattaforme americane, statunitensi, che veramente sono l'apoteosi. Ora qui siamo ancora al cinema, ma se andiamo sulla piattaforma, e sono quelle 3-4 famose in tutto il mondo americane, che ti propongono con la linea TIM, con la linea Vodafone, eccetera, tanto per completare il pacchetto ipnosi popolo bue. Ma lì siamo proprio di fronte a un cinema algoritmo, cioè un cinema privato di qualsiasi personalità, fatto solo, come fa appunto una di queste piattaforme, solo sui temi che tirano, che fanno scalpore. Allora faccio il film su Rocco Siffredi perché so che è un personaggio che tira in Italia e che tutti lo vedranno. Faccio una specie di giornalismo d'inchiesta finto sovversivo, su cui invece mi invento un film perché so che quel tema sulla corruzione, su Osho, sulla vita del pugile, la vita del calciatore, tutte le cazzate che mi vengono in mente, fatte poi bene. Attenzione, perché diciamo la maggior parte delle persone dell'arte cinematografica non gliene può fregare di meno, cioè vogliono vedere un film fatto bene, che li emozioni, che li interessi, che li intrattenga e che gli lasci un qualcosa. Quindi se la bevono tutta al 100%, non perché questi prodotti non debbano esistere, però diciamo che la maggior parte delle persone è stata fatta una tale confusione sul cinema che ormai non c'è più neanche questa distinzione tra arte e prodotto industriale. Viene messo tutto nello stesso calderone, addirittura anche da quasi tutti i critici, che dicono sì, va bene, ma questo è un buon film, qua, là, cioè non riescono proprio più a vedere né a percepire questa produzione seriale, questa standardizzazione. Magari ne parlano, ma nel momento in cui gli propini un film loro non lo apprezzano, perché è fatto proprio con un criterio, perché secondo loro il cinema è quella cosa là. E c'è anche tutta una serie di spiritualisti, ad esempio su YouTube, complottisti cosiddetti, che poi complottisti non significa niente, dovrebbero essere chiamati complottologi, cioè parlano dei complotti. Complottisti sono quelli che li fanno i complotti, e i complotti sicuramente ci sono, perché il pianeta Terra si regge sui complotti, che parlano di film del mainstream, cioè una contraddizione totale. Cioè senti lo spiritualista che parla della reincarnazione, dell'aldilà e di tutte queste cose qua, che poi ti cita Christopher Nolan, cioè proprio l'apoteosi della standardizzazione di Hollywood, che invece è percepito da chi non capisce nulla praticamente di cinema come un regista addirittura d'avanguardia. Quindi sono riusciti a creare una situazione di confusione che è voluta, quindi mettere tutto dentro lo stesso cesto, per poi dare in pasto al popolo bue quello che diciamo dicono loro, quindi, e prendere anche quella fascia di persone potenzialmente più evolute, che poi evolute non sono, perché se non riescono a fare questo discernimento tra arte e prodotto industriale, e a pensare che questi temi trattati appunto in maniera alla sciacquatura di piatti su Netflix, sui film dei finti registi autori di Hollywood, dei finti registi autori, vabbè, qui non li trattano proprio in Italia perché non è proprio tema loro, allora sono dentro l'ipnosi pure loro, quindi almeno dal punto di vista artistico sono sotto ipnosi.
Quindi bisognerebbe far esplodere queste contraddizioni, cioè tu mi parli di complotti, magari di massonerie, di poteri occulti, di cose nascoste che vuoi svelare, spiritualità, anima, piano eterico, piano astrale, corpo mentale, eccetera, e poi mi citi dei registi che fanno dei prodotti mega industriali per far arrivare delle forme pensiero alla massa, pensando che siano dei benefattori, che sia un prodotto d'autore. C'è qui una grossa contraddizione. Comunque, tornando al film di Gibson, è un filmetto molto semplice. L'unica cosa che puoi apprezzare quando lo vedi è questi voli sull'Alaska, questo paesaggio dell'Alaska stupendo, e questo film è apprezzabile come una sorta di simulatore di volo, dove tu sei preso dai brividi perché cioè, non è che ti identifichi nella protagonista, però diciamo il film è talmente in soggettiva che potresti anche identificarti e vivere l'esperienza di dover guidare un aereo, comunque di dover tifare per questa protagonista che non ha mai guidato un aereo e che si ritrova a dover portare questo trabiccolo a destinazione. A parte queste due cose, cioè le montagne russe, il brivido da montagne russe sull'aereo e il brivido, la bellezza del paesaggio dell'Alaska, il film è veramente la brutta copia di una sceneggiatura scritta da qualcuno che veramente era alla frutta come idee, cioè ripropone appunto questo imprigionare e liberarsi dello psicopatico che poi aggredisce 3-4 volte senza neanche introdurci delle variazioni significative, quindi è proprio una sceneggiatura proprio primitiva, senza alcuna personalità, tranne Mark Wahlberg che sì, è bravo nel suo ruolo di psicopatico, ma anche lì un ruolo da psicopatico caricato, coi ghigni, visto migliaia di volte, così viscido, lercio, sanguinante, l'abbiamo visto, è uno stereotipo. E gli altri due, uno è proprio ridicolo, quello che fa Winston. Nella seconda parte il suo personaggio acquisisce un po' di credibilità, perché comunque è un personaggio che a un certo punto rimane gravemente ferito, insomma si potrebbe anche tifare per la sua sopravvivenza. Però all'inizio, nella prima metà del film, è interpretato proprio in maniera maldestra, ci si chiede se sia un personaggio comico, ma pare che poi il film ci sveli che non era nelle proprie intenzioni renderlo così grottesco, è proprio l'interpretazione del personaggio che fa ridere. E poi c'è questa attrice protagonista che fa il suo lavoro, diciamo, si impegna nel prendere, nel dare botte, nel portare l'aereo in salvo, insomma un filmetto in cui non si riconosce affatto il regista di Apocalipto, La Passione di Cristo, e senza nessuna particolare componente degna di nota, novità o nient'altro. Si può vedere, se vi va, insomma, di volare dentro il grande schermo alla scoperta dei paesaggi dell'Alaska. Sarebbe stato meglio però fare un film di solo volo, di soli paesaggi dell'Alaska, senza attori, senza trama, senza niente, un'ora e mezza di volo sul paesaggio dell'Alaska in soggettiva, dove ogni spettatore fa il suo viaggio meditativo interiore, e sarebbe stata un'operazione molto più
più interessante. Quindi concludo riallacciandomi al concetto che il cinema deve ancora nascere. Sì, assolutamente, il cinema deve ancora nascere, stenta a farlo più che mai perché tutta la struttura di distribuzione ha il monopolio completo sul cinema, sulle sale cinematografiche e anche sulle piattaforme, e il pubblico è ipnotizzato dal pacchetto Vodafone Team più ti do pure la propaganda a vita, così diciamo la moda, tutti i tuoi sogni eccetera sono in linea con i contenuti della piattaforma, che sia quella più per bambini che insomma fa questo lavoro di formazione, diciamo, delle nuove generazioni, che sia quella per adulti che fa la funzione di fuga dalla realtà. Oddio mio quanto è brutta la vita, viva l'intrattenimento. Quindi se questi discorsi hanno risuonato in te, puoi valutare di supportare il cinema indipendente, ma supportare è una parola che non è adatta. Consumare, acquistare, vedere il cinema indipendente, come ad esempio su Indie Cinema, trovi il link qui in descrizione sullo schermo, e scoprire insomma quello che il cinema poi può diventare, senza avere la presunzione di dire che i prodotti siano ovviamente superiori a quelli del cinema mainstream. Ci sono cose interessanti, cose meno interessanti, cose brutte, esattamente in ogni settore, però il focus è che questa procedura, questo protocollo del cinema da cui questi personaggi non riescono a uscire dovrebbe arrivare al termine, dovrebbe già essere arrivato al termine, in quanto ci sono addirittura adesso delle intelligenze artificiali che cioè non solo c'è la democratizzazione della macchina da presa, che con 2000 euro ha una resa quasi uguale a quella delle grandi produzioni, non solo basta un computer di casa poi per montare il film, ma adesso c'è anche l'intelligenza artificiale che ti consente di produrre dei contenuti potenzialmente spettacolari, mainstream, con dei prompt, quindi parlando o mettendo delle immagini, ci sono vari modi. Quindi proprio la democratizzazione della produzione delle immagini si sta completando e saturando, ma la baracca messa in moto con il monopolio, diciamo, prepotente, assoluto dei grandi schermi e tutta la baracca fatta di la star, l'attore famoso, il personaggio dentro il film, la confezione, il racconto eccetera, mi sembra che avrebbe già dovuto mollare la presa, ma così non è. Staremo a vedere nei prossimi anni che cosa potrà diventare il cinema e come si potrà reinventare, visto che siamo in un passaggio epocale, come dire, quando come se fosse un periodo in cui nella pittura era impossibile trovare tele e pennelli per chiunque, a costo di andare al Polo Nord da un fornitore che vive in un igloo, e invece adesso le tele ed i pennelli sono disponibili per tutti, basta andare al negozio sotto casa. E niente, questa del cinema è una storia che appunto vuole proporre un modello che è iniziato negli anni 30 con la creazione di Hollywood, che si basa su alcuni codici, alcune
credenze, alcune forme pensiero secondo cui un film deve essere una certa cosa, e quella certa cosa prevede innanzitutto una ripetizione delle storie sempre uguali, cioè prevede delle formule, delle ripetizioni di storie sempre uguali, con la presunzione che lo studio dell'animo umano li abbia portati a identificare delle aree, dei bisogni. Quindi è tutto un discorso imprenditoriale che poi appunto prevede nel pacchetto tutti questi elementi che piacciono, senza dubbio, piacciono al pubblico. Ma è vero anche che nello sviluppo della storia del cinema in tanti, cioè in pochi in realtà, hanno provato a introdurre tanti elementi diversi, e sono fondamentalmente gli elementi che poi hanno fatto la differenza e che sono rimasti. Ed è vero anche che il cinema europeo è riuscito a trovare, in particolare il cinema francese e italiano, è riuscito a trovare un equilibrio tra l'essere dentro questa catena di montaggio e comunque riuscire a portare dentro una personalità, una visione diversa, dei modi di procedere e di lavorare diversi, come fanno molti registi, ad esempio con l'ultimo film di Luca Guadagnino, che rispetta ovviamente i canoni, è fatto in maniera industriale, rispetta anche il criterio di marketing della star che c'è, bravissimo in quel film tra l'altro, però è un film che adotta un linguaggio completamente personale, interessantissimo, riesce ad emozionare a fondo, quindi riesce a sfruttare l'industria e una parte dei suoi protocolli così ripetitivi, ridondanti, arroganti, per invece fare un prodotto, un film che è questa via di mezzo che hanno fatto tantissimi autori nella storia del cinema, tantissimi, qualche centinaio, e che sono riusciti a trovare un equilibrio tra industria e arte e a portare, diciamo, uno stile, una visione dentro un film comunque che non è un film indipendente, non è un film d'avanguardia, non è un film sperimentale. Quindi da questo punto di vista l'Europa è sempre stata più attenta, più avanti a concedere una certa libertà artistica agli autori del film, che però comunque si sono sempre avvalsi di queste procedure perché non c'era la tecnologia, non c'era modo di poter fare un film a costo zero con una telecamerina come c'è oggi, ma è chiaro che Orson Welles o chissà quali grandi nomi, se avessero avuto la possibilità di vivere in un periodo con questa tecnologia, non avrebbero esitato, si sarebbero comprati la loro telecamerina e avrebbero iniziato a realizzare i film in modo diverso. Non c'era questa possibilità, l'apparato produttivo era ancora troppo costoso, ingombrante, e allora Orson Welles girava Otello, girando una scena in un paese, una scena in un'altra, quando aveva i soldi, nel corso di diversi anni, dovendo rimediare pellicola, macchina da presa, operatore fotografo, eccetera, ed era un impegno anche economico notevole. Quindi adesso le cose stanno diversamente, quindi per tutti quelli che in qualche modo, tutti i grandi personaggi, grandi registi della storia del cinema, che in qualche modo poi sono rimasti tutti trappola del sistema del cinema, perché la storia, se andiamo a studiare le biografie dei vari autori, è sempre quella, cioè è un conflitto, uno scontro tra l'arte, la visione di questi autori, di questi artisti, e il cinema invece, che è un mondo così un po'
di ciarlatani, industriali, paillette, mondo dello spettacolo, progetti incravattati nelle riunioni imprenditoriali, eccetera. E questi personaggi sicuramente avrebbero tratto grande felicità dal vivere in un'epoca dove la tecnologia offre una democratizzazione del cinema e quindi una potenzialità di sperimentazione artistica molto molto più alta rispetto ai decenni passati.